Ben trovati amici di Crazy Motor Life ad un nuovo appuntamento. Oggi approfondiremo il weekend di Jerez, che ha visto impegnata la MotoGP. Il pilota Alex Sgroi ci dirà la sua, ma se anche tu vuoi partecipare alle nostre trasmissioni, ti basta scrivere 2 righe di presentazione e i tuoi contatti alla nostra mail e la redazione ti contatterà per organizzare il tutto. Ma ora entriamo nel vivo della trasmissione, sempre dopo la sigla. Ciao Alex! Ciao Giacomo, ciao a tutti. Weekend intenso per la MotoGP che ci ha regalato molti colpi di scena, ma iniziamo dando un'occhiata alla classifica della gara sprint. Primo, Brad Binder, secondo Francesco Bagnaia, terzo Jack Miller, Jorge Martin, Miguel Oliveira e un sontuoso Dani Pedrosa. Ma fermi tutti. Le protagoniste di questo weekend non sono stati solo i piloti, ma in realtà le bandiere rosse. Iniziamo con la prima, che ha visto coinvolto Morbidelli e Alex Marquez. Poi l'incolpevole Bezzecchi, per evitare i piloti, finisce fuori pista. Riguardando le immagini, Morbidelli ha provato a superare Alex Marquez, che dopo un ingresso un po' largo è rientrato alla corda e il morbido si è visto sparire lo spazio che aveva intravisto. Incidente valutato dalla direzione gara con responsabilità di Morbidelli. Ma secondo la tua esperienza, incidente di gara o eccesso del morbido? Ma non lo so, sinceramente a vedere da fuori a primo impatto sembra un piccolo errore del morbido che magari si trova troppo interno alla curva. Vedendosi stretto così tanto da Alex Marquez in curva, non avendo più spazio da dove uscire, è salito sopra il cordolo e da lì ha perso aderenza. Passiamo al podio. Binder, Bagnaia, Miller, straordinaria KTM. I piloti della casa austriaca hanno dato spettacolo tutto il weekend, complice una procedura di partenza superlativa, ma anche un passo gara sostenuto solo dal campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia. Come hai visto la KTM e i suoi piloti? Sono sempre state competitive e costanti, sempre nella top 10, quindi è solo da ammirare quest'anno la KTM. Espargaro partiva dalla pole, sicuramente un'altra occasione persa. Più passa il tempo, più diventa evidente il valore del progetto Aprilia e la mancanza di un pilota che sappia sfruttarla appieno. Oliveira potrebbe esserlo. Oliveira è sempre comunque il primo anno che lo vediamo sull'Aprilia, quindi magari, chi lo sa, crescendo magari vedremo molti più numeri da Oliveira. Da sottolineare la prestazione del collaudatore Dani Pedrosa, straordinario. A 5 anni dal suo addio arriva sesto a meno di 2 secondi dal primo. Molti dicono che avendo girato prima per i test era avvantaggiato. Per me molti dovrebbero chiedersi che ci stanno a fare in MotoGP. Tutti i piloti sostengono che la Ducati è la migliore della griglia. Bene, Pedrosa delle 6 Ducati che hanno tagliato il traguardo, 4 erano dietro. Il talento di Pedrosa non si discute, ma oggi ha 37 anni ed è lontano dalle corse. Per me, molti piloti dovrebbero darsi una sveglia. Il tuo pensiero al riguardo? È vero che è tester della propria moto, però sinceramente per me è come dici tu. Il vincitore della gara sprint, Binder, guida spettacolare. Io mi sono divertito tantissimo a vedere la moto sempre di traverso. Dici la tua. Sì, è vero, comunque sembra che viene abbastanza naturale il traverso, però non so se ci hai fatto caso oppure qualcuno l'ha notato. Sopra la moto è molto pulito nella guida, anche quando piega non esce con tutto il busto fuori, quindi c'è tipo come gli altri piloti che magari escono tipo il gomito e sembra che vogliono strofilare pure il casco a terra. Poi comunque sembra abbastanza pulito sulla moto. Io onestamente questo non l'avevo notato, ho notato solo le virgole nere che lasciava sull'asfalto. Numero 1, Pecco Bagnaia. Si è gettato alle spalle gli errori fatti e ha dimostrato di essere campione del mondo. Molti sostengono che Bagnaia vince perché guida una Ducati. Secondo te? Ma non lo so, tutti presumevano anche per quanto riguarda Marquez, vinceva perché era sopra un'Honda. Non saprei sinceramente. Jack Miller sembra guidare questa KTM da sempre. La confidenza con la quale guida è una novità per la MotoGP odierna, dove tutti i piloti ci hanno abituato ad un anno di apprendistato più o meno quando si passa da una casa all'altra. Secondo te, Miller smentisce tutti? Sinceramente non lo so perché questa domanda l'ho fatta, cioè me la sono fatta pure io e ne ho parlato anche con altri, tra virgolette, miei colleghi. Cioè molti suppongono che scendendo dalla Ducati, cioè poi salendo su un'altra moto si sanno guidare tutte le moto, però secondo me, a mio parere, è come ti ho sempre detto io, ci sono piloti e piloti
piloti che si adattano subito e piloti che comunque ci stanno un po' più di tempo per adattarsi. Allora, sono fortunato in KTM ad averlo preso. Passiamo alla gara della domenica. I protagonisti sono rimasti gli stessi, ma ad essere invertite sono le prime posizioni del podio. Bagnaia, Binder e Miller si riconferma al terzo posto. Che dire, gara entusiasmante, ricca di sorpassi, di traversi come se l'aerodinamica non fosse pervenuta a Jerez. E Bagnaia conferma la sua lucidità nella gestione della gara e la velocità che lo contraddistingue. La Ducati guidata da Pecco si esprime come con nessun altro pilota. Per me uno dei piloti più completi che la Ducati abbia mai avuto, capace di essere velocissimo e allo stesso tempo lucido. Non si confermano solo i piloti, ma anche la bandiera rossa, che vede protagonista questa volta l'altra Yamaha di Fabio Quartararo. Anche lui ritenuto responsabile dalla direzione gara. Forse coscienti dei problemi che hanno nei sorpassi, i due piloti Yamaha tentano il tutto per tutto in partenza? Cioè, Quartararo si vede che comunque, essendo comunque sempre nella top 10, si vede che cerca sempre di fare tutto il possibile. Magari ce ne accorgiamo un po' di meno su Franco Morbidelli, perché è un po' più nelle retrovie, quindi ce ne accorgiamo di meno. Però Quartararo magari, anche perché essendo un ex campione del mondo, vuole dimostrare qualcosina di più. Sfortunato weekend per Bezzecchi, mai entrato in gara per le posizioni importanti e torna dalla Spagna non più in testa al campionato, bensì staccato di ben 19 punti dal compagno di Marc. Hai un'idea del perché? Sinceramente non me lo so spiegare nemmeno io. Potrei dire che è anche una sorta di ansia, però cioè, a correre a quei livelli non se lo possono permettere di prendere un minimo di ansia, quindi non saprei, magari gli piace di più qualche altra pista, qualche pista un po' meno, quindi non si trova bene. Non saprei spiegare sinceramente. Binder si conferma un pilota da gara, ma lo vedi come un possibile aspirante al titolo? Perché no? Alla fine sta dimostrando tantissimo, anche una bella costanza. Tutti quanti ci provano, giustamente corrono per provare a vincere, però c'è chi è un po' più fortunato, un po' chi meno. Però lo vedo come un buon pretendente. Miller ha dato una bella sveglia al compagno di squadra. La sua guida estrosa e il suo carattere trascinante lo mettono di diritto tra i protagonisti di questa MotoGP. Si conferma veloce e con una gran voglia di vincere senza usare scuse. Non lo vedo però come pretendente al titolo, ma saprà regalarci altre splendide emozioni. Secondo te invece? Per me è ancora un po' presto, anche se sta dimostrando già da subito molto, per me è ancora un po' presto per sbilanciarci a tanto, perché già ha corso per tanti anni, anche in Ducati, e non ha ancora mai vinto un mondiale, quindi vedremo. Ecco la classifica aggiornata. Per me, lasciando stare gli infortunati, un pilota in particolare dovrebbe farsi delle domande. Mi riferisco a Joan Mir, che si trova dietro Dani Pedrosa in classifica generale, ma Pedrosa ha disputato un solo Gran Premio e non 4 come il pilota della Honda. Pedrosa ancora una volta taglia il traguardo nei primi 10, settimo per esattezza, a sottolineare che il talento non sparisce mai. Secondo te sono troppo duro nei confronti di Joan Mir? No, perché secondo me, anche per me si dovrebbe fare una domanda e si dovrebbe dare una risposta da solo. Alex, io onestamente non ho altro da raccontare per quanto riguarda questo weekend di gara. È stato stupendo, emozionante, entusiasmante per i traversi, per i sorpassi. Tu hai qualcosa da sottolineare? Ma a me una cosa che mi ha colpito tanto è stato il sorpasso che Bagnaia ha fatto a Binder. L'ha fatto in una maniera pazzesca, sono rimasto sbalordito perché si è attaccato proprio alla ruota posteriore di Binder, tipo come i ciclisti quando sono tipo in gara, proprio si è messo in scia e poi l'ha superato. Mi ha fatto tanta impressione. Prima di salutarci vi segnalo l'intervista con Edoardo Licciardello, che molti di voi conoscono da quando lavorava per Moto.it, ma che oggi ricopre il ruolo di Product Communication Specialist proprio per la Rossa di Borgo Panigale. Crazy Motor Life è stata anche al primo appuntamento del campionato italiano velocità svoltosi questo weekend a Misano. A breve usciranno i video e le interviste dei piloti, ma non solo. Non volete perderli? Semplice, basta iscriversi al canale e seguirci sui social per essere sempre seduti in prima fila gratuitamente. Un gesto semplice che ha un gran valore. Alex, grazie sempre per il tuo prezioso commento e alla prossima. Ciao! Grazie sempre a te, grazie mille a tutti. Ciao Giacomo.